Pochi minuti dopo aver lasciato il sottomarino Shiré, gli equipaggi dei 3 siluri a lenta corsa superano le ultime ostruzioni esterne a protezione del porto, quando ecco che, dopo essersi separati per dirigersi ognuno verso il proprio obiettivo, il grosso tonfo di un'esplosione subacquea li investe. Per fortuna la carica è esplosa troppo lontana per fare danni, ma non è detto che la stessa cosa succeda con la prossima. Licio Visintini e il suo compagno Giovanni Magro sanno di avere ora 10 minuti a disposizione per raggiungere il proprio obiettivo prima che le imbarcazioni di pattuglia a protezione del porto lancino la prossima carica. Raggiunta la cisterna militare Royal Fleet Auxiliary Danbydale, possono operare con relativa tranquillità. Gli inglesi devono evitare ad ogni costo esplosioni vicino a una nave piena di carburante. Piazzata la carica sotto la chiglia, i 2 incursori italiani disabilitano i loro maiali che lentamente raggiungono il fondo del mare con un sordo tonfo. Ora si tratta di raggiungere a nuoto la costa prima che le cariche esplodano. Il nome di Licio Visintini non ha la stessa risonanza come quelli di Emilio Bianchi, Luigi Ferraro, Luigi Durand de la Pen o Teseo Tesei. Eppure la sua è stata una figura chiave nel successo delle azioni della 10ª Flottiglia MAS nella Seconda Guerra Mondiale. Fratello minore dell'asso della Regia Aeronautica Mario Visintini, Licio entra come allievo presso l'Accademia Navale di Livorno nel 1933. Nel 1937 consegue la nomina di Guardia Marina. Imbarcato su unità di superficie, partecipa ad alcune missioni durante la Guerra Civile Spagnola. In seguito si imbarca sul sommergibile Narvalo e poi sull'Atropo, con il quale nell'aprile del 1939 prende parte alle operazioni per l'invasione dell'Albania. La dichiarazione di guerra contro Francia e Gran Bretagna lo trova sul sottomarino Torelli, sul quale effettua la prima missione di guerra della Regia Marina Italiana nell'Atlantico. All'inizio del 1940 il tenente Licio Visintini si offre volontario per prestare servizio nella 10ª Flottiglia MAS, in cui operano i mezzi d'assalto della Regia Marina Militare. Tra tutti i comandanti della 10ª MAS che, in un modo o nell'altro, sono coinvolti nel progetto Olterra, la sua figura di brillante ufficiale spicca e il suo nome verrà venerato nella Marina Militare quanto quello dei suoi più noti colleghi. E questo non solo per essere il principale promotore del progetto, ma, e forse soprattutto, per aver contribuito, come pochi altri, a forgiare lo spirito che avrebbe caratterizzato coloro che opereranno da quella base segreta e, per estensione, coloro che presteranno servizio nei mezzi di assalto della Marina Militare Italiana. Il tenente di vascello Licio Visintini è figlio delle prestigiose tradizioni marinare dell'Adriatico e di Venezia. È italiano di frontiera, con tutto ciò che questa espressione comporta. Nasce nella città costiera di Parenzo, oggi in Croazia, il 12 febbraio 1915. Durante il periodo di addestramento all'Accademia Navale di Livorno conosce 2 dei suoi migliori amici. L'ideatore del gruppo Gamma, tenente di vascello Eugenio Volk, e il capitano Egil Kersi, uno dei suoi più capaci discepoli che affonderà poi con il sommergibile Shiré nelle acque di Haifa. Come il fratello Mario, Licio Visintini è sempre stato appassionato di sport nautici, in particolare di vela. Insieme a Durand de la Pen, l'ufficiale della 10ª MAS, poi conosciuto come l'eroe di Alessandria, ha infatti partecipato a competizioni internazionali, facendo parte della squadra guidata dal futuro campione europeo e vice campione olimpico Agostino Straulino,
anche lui ufficiale della Decima, che avrebbe poi comandato i siluri a lenta corsa durante le loro prime operazioni nella baia di Algeciras. È proprio durante una di quelle regate che conosce quello che sarebbe diventato il grande amore della sua vita. Molti decenni dopo, Maria Bianca Montella ricorderà: aveva un'espressione seria che diventava radiosa quando sorrideva. Non mi diede quasi motivo, ma sentii il mio cuore improvvisamente accelerare. Pur senza ignorare l'effetto motivante che potrebbe aver avuto la brillante carriera di pilota da caccia del fratello, è soprattutto per via del suo temperamento inquieto e determinato che, al suo rientro all'inizio dell'autunno del 1940, chiede di essere assegnato alla 10ª Flottiglia MAS di La Spezia, dove diviene operatore dei mezzi d'assalto. Nel 1941 è promosso tenente di vascello e gli viene assegnato il comando della squadriglia dell'Orsa Maggiore, che svolgerà le sue azioni contro la base navale britannica di Gibilterra. Del resto, Visintini è uno dei primi a rispondere all'appello che la Marina Militare aveva rivolto con l'obiettivo di alleviare le gravi perdite subite dal gruppo sommergibili dell'ancora denominata Prima Flottiglia MAS. Quel cambiamento radicale nella sua promettente carriera di ufficiale sommergibilista coincide con il primo dei dolorosi colpi che il destino avrebbe inferto ai visintini nel corso di quella guerra. Bastione della famiglia, il padre Giuseppe, rinomato ingegnere agrario, professore alla scuola agraria di Parenzo e suo principale punto di riferimento, muore in quello stesso ottobre all'età di soli 52 anni, vittima di un grave infarto. Le lettere scritte in quei giorni mostrano chiaramente come l'impegno al servizio della sua nazione e la disponibilità incondizionata ad ogni sacrificio che questo comporti diventino per Visintini il suo modo particolare di onorare la memoria del padre e di riaffermare i suoi valori in cui si è impegnato e in cui è stato educato. Perché, sebbene quella tragedia familiare abbia indubbiamente temperato il carattere del giovane ufficiale, la sua personale catarsi culminerà appena 4 mesi dopo. L'11 febbraio 1941, mentre completa il suo addestramento come pilota di maiale a Bocca di Serchio, Visintini riceve la notizia che suo fratello è morto in Eritrea durante un'operazione di salvataggio. La sua reazione alla terribile notizia sarà registrata nella lettera che, quello stesso giorno, scrive a Maria Bianca. La morte di Mario non ha fatto altro che aumentare quel senso di profonda accettazione della vita, così necessario nell'assumere gli amari sacrifici. Il dolore irrimediabile e la ferma speranza che, avendo la vita e a prezzo di essa, si possa fare qualcosa di utile per il paese, degno di papà e di Mario. Il destino ha esaudito molti dei nostri desideri e ha voluto che Mario restasse per i posteri una vivida stella. Ma sono obbligato a continuare.